Ci sono film che raccontano la fuga dalla Corea del Nord come un viaggio verso la libertà. E poi ci sono film che ci ricordano che una volta attraversato il confine, le difficoltà non finiscono affatto. In questo video parleremo di A Tour Guide e Anna Korea, due opere simili per stile e racconto, unite dallo stesso tema, la difficile integrazione delle disertrici nordcoreane nella società sudcoreana. Due storie che mostrano il prezzo della libertà, il peso della nostalgia, la discriminazione, il senso di colpa verso la famiglia rimasta al nord e la continua ricerca di un posto da poter finalmente chiamare casa. Se il video vi piacerà, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere le prossime recensioni dedicate al cinema e alle serie TV coreane. E restate con me fino alla fine del video, perché ci saranno diversi spunti di riflessione su due film che riescono entrambi a offrire uno sguardo intenso e autentico sulla vita dei rifugiati nordcoreani. In A Tour Guide, Han Young, interpretata da Lee Sol, è una giovane donna nordcoreana che è fuggita in Cina, dove ha imparato la lingua cinese. Dopo essere emigrata in Corea del Sud, ottiene la licenza di guida turistica interprete e comincia a lavorare con gruppi di turisti cinesi. Nonostante il suo impegno, la sua vita non è affatto semplice. Infatti deve mandare soldi alla madre che è rimasta in Corea del Nord e si preoccupa per suo fratello, che è partito con lei ma poi scompare. In più, Han Young affronta la diffidenza di datori di lavoro e colleghe e la disillusione di avere qualcuno di cui fidarsi. Le tensioni tra Corea del Sud e Cina, unite a problemi dovuti alla diminuzione dei turisti cinesi, rendono il suo lavoro ancora più precario. Con A Tour Guide, la regista Kwak Eun-mi esordisce sulla lunga distanza con il ritratto di chi è costretto a vivere da straniero in patria. Ed è quello che provano sulla loro pelle i disertori nordcoreani come Han Young e la sua amica, di madrelingua coreane ma osteggiate in Corea del Sud ancor più degli stranieri. Proprio per via di questo atteggiamento respingente viene affidato loro un agente di protezione, che fino a poco tempo fa aveva esclusivamente il ruolo di sorvegliante. Tuttavia, tali agenti non possono influire molto sul miglioramento delle condizioni di vita dei disertori. Sebbene Han Young, conoscendo il cinese, riesca ad ottenere un lavoro che la remuneri abbastanza da poter supportare la madre e la realizzi come guida turistica, deve sottostare alle logiche di un mercato in balia dei suoi movimenti politici, il conflitto con la Cina, e delle logiche capitaliste, vendere illecitamente prodotti ai turisti, che rendono il suo impiego instabile. Nemmeno suo fratello, l'amica cinese e quella nordcoreana riescono a trovare un loro posto in quel mondo e si vedono costretti chi a ritornare in patria, chi a emigrare all'estero. Anche Han Young partirà, non si sa per dove, ma si sa perché. Come spiega il titolo originale del film, non può fidarsi di chi non ha fiducia in lei, come ad esempio la proprietaria del locale che da una parte la stima e dall'altro le nega un anticipo. E l'unica persona su cui può fare affidamento è se stessa. Anna Korea racconta la storia di Choi Ye-sun, interpretata da Kim Min-ah, una giovane donna di 21 anni che riesce a fuggire dalla Corea del Nord. Originaria della provincia di Ryanggang, Ye-sun ha perso il padre quando aveva soltanto 16 anni. Da allora la sua vita è ruotata attorno alla madre, gravemente malata e rimasta sola. Anche il fratello vive in una situazione difficile. È impiegato in una fabbrica nella provincia di Hamgyong, con uno stipendio troppo basso per poter sostenere economicamente la famiglia. Pur non desiderando abbandonare la madre, Ye-sun comprende che rimanere nel paese significherebbe non poterle garantire nemmeno le medicine necessarie per sopravvivere. Per questo decide di rischiare tutto. La giovane entra clandestinamente in Cina, affrontando uno dei percorsi di fuga più pericolosi al mondo. Qui la sua libertà si rivela soltanto apparente. Per poter sopravvivere, accetta di vivere con un contadino molto più anziano di lei, che le promette denaro da inviare alla madre. L'uomo però pretende che Ye-sun diventi sua moglie e abbia un figlio con lui. Quando comprende che quella vita non rappresenta altro che una nuova forma di prigionia, la ragazza decide di fuggire ancora una volta, rinunciando all'unica sicurezza economica che aveva trovato. Dopo 2 anni trascorsi lontano dalla madre, Ye-sun riesce finalmente a raggiungere la Corea del Sud in aereo. Il suo arrivo, tuttavia, non coincide con l'inizio immediato di una nuova esistenza. Tutti i disertori nordcoreani vengono sottoposti a indagini da parte delle autorità sudcoreane, che devono verificare la loro identità ed escludere qualsiasi collegamento con attività di spionaggio. Durante gli interrogatori, Ye-sun ripercorre la propria vita, raccontando della famiglia lasciata al nord, della fuga in Cina
e delle ragioni che l'hanno spinta ad attraversare il confine. Terminata la procedura, Yesun ottiene finalmente la cittadinanza sudcoreana. Viene in seguito trasferita ad Hanawon, il centro governativo che prepara i rifugiati nordcoreani alla nuova vita nel sud. All'interno della struttura, diretta da Park Hyun-chul, interpretato da Cho Soo-myung, i nuovi arrivati seguono corsi di formazione professionale, lezioni scolastiche e programmi pensati per aiutarli ad integrarsi a una società completamente diversa da quella in cui sono cresciuti. Yesun riceve una piccola indennità economica e condivide la stanza con Bon-mi, interpretata da Han So-yoon, una ragazza cinese nata da genitori nordcoreani. Tra le due nasce gradualmente un rapporto di amicizia. Le lezioni affrontano anche la storia della Corea. Gli insegnanti spiegano come il nome Corea derivi dalla dinastia Goryeo, periodo in cui il paese consolidò la propria identità culturale e politica, rimanendo unificato per oltre 1000 anni, fino alla divisione provocata dalla Guerra Fredda. Per Yesun ogni giornata rappresenta una continua scoperta. La convivenza ad Hanawon non è però semplice. Una delle ospiti, Young-hwa, interpretata da So-ki, manifesta fin da subito una forte ostilità nei confronti di Yesun, arrivando perfino ad aggredirla fisicamente. Sebbene la giovane durante la lite riceva l'aiuto di un'altra rifugiata di nome So-ki, interpretata da Kim Jo-ryong, sa di meritarsi l'astio di Young-hwa. Quando a Yesun viene proposto di iniziare subito a lavorare, la ragazza sorprende tutti dichiarando di voler proseguire gli studi. È convinta che senza qualifiche non potrà mai essere rispettata e sogna di diventare infermiera. Dopo aver ascoltato le sue motivazioni, il direttore Park Hyun-chul decide di sostenerla, autorizzandola a seguire il percorso di formazione necessario per raggiungere il suo obiettivo. Nel frattempo Yesun cerca disperatamente un modo per avere notizie della madre. Contatta Song Wang, uno degli intermediari che operano clandestinamente tra Corea del Sud, Cina e Corea del Nord, sperando che possa consegnare un messaggio alla madre. L'uomo però rifiuta qualsiasi richiesta di aiuto finché Yesun non sarà in grado di pagarlo. Intanto Seo-ki racconta a Yesun di aver lasciato in Cina un figlio di 9 anni, costretto a separarsi da lui quando è riuscita a raggiungere la Corea del Sud. Le due scoprono di aver vissuto entrambe a Dalian e condividono le proprie esperienze, ricordando come molte donne nordcoreane vengano o sfruttate nei nightclub o vendute a contadini cinesi, costrette a rimanere incinte e minacciate di essere denunciate alle autorità cinesi se tentano di ribellarsi. Terminato il programma, Yesun e Bo-mi si trasferiscono insieme in un appartamento a Seoul. Per mantenersi, Yesun trova impiego in un ristorante mentre prosegue gli studi. Dopo mesi di sacrifici, Yesun riesce finalmente a mettere insieme il denaro necessario da inviare alla madre. Tuttavia, scopre che gli intermediari trattengono ora il 40% della somma, giustificando l'aumento con il rafforzamento dei controlli al confine. Quando finalmente sembra vicina a ristabilire un contatto con la madre, Yesun riceve la notizia che temeva più di ogni altra cosa. Con Anna Korea, il regista Frederick Solberg e la sceneggiatrice Sharon Choi raccontano le esperienze delle rifugiate nordcoreane in Corea del Sud. Anna Korea è uno di quei film che colpiscono soprattutto per il modo in cui scelgono di raccontare una realtà con autenticità. Pur seguendo il percorso di una singola protagonista, il film non vuole essere soltanto il ritratto di una giovane donna in cerca di una nuova vita, ma diventa il racconto di un'intera comunità di persone costrette a ricominciare da zero dopo aver abbandonato tutto ciò che conoscevano. Il risultato è un'opera profondamente umana che rinuncia quasi del tutto a toni melodrammatici per affidarsi a un realismo delicato e spesso doloroso. La regia mantiene uno sguardo sobrio per tutta la durata del film. Non cerca mai di spettacolarizzare le sofferenze vissute dalle rifugiate nordcoreane e proprio questa scelta rende ancora più incisive le emozioni. Le scene dedicate all'inserimento nella società sudcoreana sono probabilmente le più interessanti perché mostrano come la libertà non coincide automaticamente con la felicità. Anche dopo essere arrivate nel sud, le protagoniste devono imparare a vivere in un modo completamente diverso, fatto di regole sociali, consumi, responsabilità e opportunità che per molti di noi sono normali, ma che per loro rappresentano un universo sconosciuto. Hanawon diventa così molto più di un semplice centro di accoglienza, è un luogo di passaggio in cui il film riflette sul significato stesso dell'identità. Le lezioni di storia, i corsi di formazione, le prime esperienze con oggetti banali come un chewing gum, i prodotti di bellezza o i videogiochi non sono semplici curiosità. Sono simboli di un processo di trasformazione che coinvolge ogni aspetto della vita.
Il film riesce a trasmettere con grande efficacia quanto possa essere destabilizzante dover imparare da adulti ciò che altri hanno conosciuto fin dall'infanzia. Uno degli aspetti migliori della sceneggiatura di Anna Korea è la capacità di evitare qualsiasi rappresentazione idealizzata della Corea del Sud. Se da una parte offre opportunità impensabili nel nord, dall'altra presenta nuove difficoltà. La discriminazione nei confronti dei rifugiati, i pregiudizi, lo sfruttamento lavorativo, quello gretto e spietato degli intermediari e la pressione economica mostrano come il raggiungimento della libertà sia soltanto il primo passo di un percorso molto più lungo e complesso. Il film racconta anche il peso psicologico della separazione familiare, facendo capire come il senso di colpa continui a perseguitare chi è riuscito a salvarsi lasciando indietro le persone più care. Molto efficace è anche il modo in cui vengono raccontate le esperienze delle donne nordcoreane passate attraverso la Cina. Anna Korea affronta il tema della tratta di esseri umani con grande rispetto, evitando qualsiasi forma di spettacolarizzazione. I racconti delle rifugiate rivelano un sistema fatto di prostituzione, matrimoni forzati, ricatti, gravidanze imposte e continui abusi, aggiungendo ulteriore profondità a una storia che parla soprattutto di resilienza. Anche il riferimento alle Kipon-jo, il gruppo di donne reclutate dal regime nordcoreano per intrattenere i vertici del potere, contribuisce ad ampliare il quadro della condizione femminile. Il film dedica inoltre molto spazio ai piccoli gesti quotidiani. Sono proprio questi momenti apparentemente secondari a renderlo così credibile. Una lezione, un litigio, un turno di lavoro, una telefonata che non arriva, la rinuncia a un momento di evasione per fare gli straordinari, assumono un valore enorme perché raccontano la fatica dell'integrazione meglio di qualsiasi discorso esplicativo. Anche i ricordi dei drama sudcoreani visti di nascosto nel nord acquistano un significato particolare. Mettono in contrasto l'immagine romantica della Corea del Sud costruita dalla televisione con una realtà decisamente più complessa, dove gli uomini non sono principi azzurri ma colleghi molesti. Kim Min-ah offre un'ottima interpretazione. Dopo essersi fatta conoscere a livello internazionale grazie al ruolo della giovane Sun-ja nella serie Pachinko, dimostra ancora una volta capacità di comunicare emozioni attraverso sguardi e silenzi più che con le parole. La sua Yesun è una ragazza che cerca continuamente di reprimere il dolore per poter andare avanti, e l'attrice riesce a rendere credibile ogni fase della sua evoluzione, senza mai eccedere nella recitazione. È una prova misurata, naturale e coinvolgente, che conferma il suo talento nel dare vita a personaggi segnati da profonde ferite interiori. Anche il resto del cast contribuisce alla riuscita dell'opera. I rapporti che Yesun costruisce con Bo-mi, con il direttore di Hana-won e con le altre rifugiate restituiscono un senso di solidarietà che convive continuamente con diffidenza, rabbia e sensi di colpa. Nessun personaggio appare completamente positivo o negativo, perché ognuno porta con sé il peso delle proprie esperienze e delle proprie scelte. La parte finale è quella emotivamente più devastante. Il film evita grandi colpi di scena e lascia che siano le conseguenze delle decisioni prese in passato a travolgere la protagonista. È in questi momenti che emerge con maggiore forza il messaggio dell'opera. Andarsene può essere l'unica possibilità di sopravvivenza per sé e per gli altri, ma significa convivere per sempre con un vuoto che nessuna nuova opportunità potrà colmare del tutto. La frase secondo cui lasciare il proprio paese crea un buco nel cuore riassume perfettamente lo spirito del film. Sapere che Anna Korea trae ispirazione dalle testimonianze reali di rifugiate nordcoreane, in particolare da quelle di Choi Yo-rin, conferisce ulteriore forza al racconto. Più che denunciare apertamente una situazione politica, il film preferisce dare un volto e una voce a persone che troppo spesso vengono ridotte a semplici numeri o statistiche. È un'opera che invita a guardare oltre la fuga e oltre il confine, mostrando quanto sia difficile costruirsi una nuova esistenza quando il passato continua a chiedere di essere ricordato. Anna Korea non è un film costruito per emozionare con artifici narrativi, ma conquista proprio grazie alla sua sincerità. Racconta il prezzo della libertà, il valore dell'istruzione, che remunera in rispetto, il peso dei rimorsi e la forza necessaria per continuare a vivere nonostante tutto, non nascondendosi come le vipere nell'erba, ma continuando a seguire il cammino che s'attende. È un dramma intenso, delicato e profondamente umano, che riesce a trasformare una vicenda personale in una riflessione universale sul significato della resilienza. Siamo arrivati alla fine di questo confronto tra A Tour Guide e Anna Korea. Sono due film che ci ricordano che la libertà non coincide necessariamente con la serenità e che ricominciare da zero può essere una sfida tanto difficile quanto la fuga stessa.
Fatemi sapere nei commenti se avete visto uno o entrambi i film e quale aspetto vi ha colpito di più. Mi farà piacere leggere le vostre opinioni e confrontarmi con voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere le prossime recensioni dedicate al cinema e alle serie TV coreane. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.